Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di febbraio 2024. Il mago. Amici del Toro, qualche cosa inizia. Quando c'è il mago si parla di un nuovo inizio, ma anche e soprattutto di un'azione. È una carta con un'energia negativa, un'energia di movimento. Normalmente appunto è l'inizio di un qualche situazione piuttosto che di una qualche relazione. Vi ricordo comunque che queste sono letture generali, possono risuonare oppure no. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link per l'oroscopo 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Sono comunque letture dedicate agli affetti in generale, quindi possono risuonare gli affetti familiari piuttosto che le amicizie e i rapporti di coppia. Io cercherò di spiegare l'andamento energetico e via via farò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Sono esempi. Bene, andiamo a vedere Toro. Che tipo di energia c'è con questo mago? Allora, partiamo da un 8 di spade, da un 5 di coppe, da un 4 di pentacoli, cavaliere di spade, eremita, quattro di coppe e 7 di coppe. Scusate, guardo anche questa che mi è rimasta pinzata in mezzo, era la forza. Beh, devo dire ragazzi che la prima settimana di febbraio è un po' pesantuccia, ma non tanto perché ci sia qualcosa di effettivamente pesante intorno a voi, diciamo che è uno stato psico-emotivo che sento pesante, un po' per l'otto di spade, un po' per il 5 di coppe. È come se ci fosse un rammarico, un piangersi addosso, un qualche tipo di situazione che state vivendo dalla quale pensate di non potervi staccare magari o che non volete staccarvi. Non lo so, è come se ci fosse una sensazione di impotenza, però dall'altro lato è come se vedessi che c'è qualcuno che questa impotenza, tra virgolette, se la crea. Cioè nel senso che no, non voglio lasciare questa situazione, anche se, ripeto, è un po' ambivalente perché anche con questo cavaliere di spade indica una certa voglia di fuggire. Se la vediamo, diciamo, da un punto di vista un po' più concreto, potrebbe anche essere, ragazzi, che qui c'è stata una delusione, c'è stato qualcuno che vi ha deluso, un senso di sofferenza, mi viene da dire. Per molti c'è già stato, o siete in quella fase lì. Vi dico, è come se qualcuno percepisse un senso di vuoto. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, così riesco ad essere più precisa. Intanto vi ricordo che le letture dei single sono già online e le potete integrare con questa lettura. No, allora avevo il mazzo al contrario, quindi lo rifaccio. Allora, fatemi vedere l'otto di spade. Asso di coppe, 3 di bastoni, 4 di pentacoli e 3 di pentacoli. Allora, devo dire che questo 8 di spade, che normalmente è la carta dell'autoboicottaggio, dell'autosabotaggio,
Credo che sia lì perché questa sensazione di impotenza che avete è inerente o a un nuovo progetto, una nuova idea. Per qualcuno, ragazzi, riguarda una casa o il fatto di andare a vivere insieme o il discorso del vivere insieme. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Mm. Luna e morte. Ho come l'idea che qui non si voglia lasciare, allora per qualcuno è proprio una casa, una zona di residenza, un luogo fisico. È un po' come, sì, ok, qui non sono felice, ho bisogno di tagliare certe cose, non vedo bene la realtà, sto male, però dall'altro lato non voglio neanche lasciare quello che ho costruito, lasciare quello in tutto, tutto quello in cui credevo. Andiamo a vederlo questo 4 di pentacoli. 4 di spade e 5 di pentacoli. Allora, qui potrebbero esserci delle idee distorte per quello che riguarda, ehm, mi viene da dire, ragazzi, il deludere le aspettative degli altri. Cioè, ho come la sensazione che qualcuno voglia andare per la propria strada, ma in qualche modo si senta un po' limitato, impotente, vincolato, perché sì, da un lato non vuole lasciare la zona di comfort, dall'altro è come se ci fosse una sorta di vuoto che ha bisogno di essere colmato prima di partire per questo mago. Tenete presente che il 5 di pentacoli fa riferimento alla ferita di abbandono. Ho come l'idea che qualcuno muovendosi abbia paura, cioè facendo questa azione del mago abbia paura di investire male il denaro, magari se si tratta proprio di quella casa o di quella zona di residenza. La stella. È come, sì, perdere di vista l'obiettivo, mi viene da dire. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Cavaliere di coppe e matto. Allora, qui ragazzi potrebbe essere un qualche cosa che è iniziato ma che è subito finito. E da qui vedo questa voglia di andare avanti o di scappare per qualcuno, e però c'è anche il matto, quindi io lo sento molto collegato all'asso di coppe. È come se da un lato ci fosse la voglia di espandersi, ma dall'altro la paura di farlo, o perché si sente un vuoto, o perché non ci si sente in piena abbondanza, ma c'è questo 5 di pentacoli che vi fa sentire in carenza. Può essere che ci sia sfiducia o nei confronti dell'altra persona o magari nei confronti della situazione. Non ho particolari indicazioni di situazione di coppia, piuttosto che relazione familiare, piuttosto che di amicizia, per adesso. Quindi può veramente essere integrata in tutte e tre le realtà. Però andiamo a vedere l'eremita. 9 di spade e regina di coppe. Ragazzi, l'eremita vi invita ad entrare dentro voi stessi. Il 9 di spade è una carta che parla di preoccupazioni, di pensieri, di ansie, di problemi che in realtà non ci sono più, ok? Si sono già lasciati indietro. L'8 di spade è qua e vi ricordo che è una carta che parla di autoboicottaggio, cioè le cose non sono così nere come le vedete, ma è la vostra attitudine a vivere magari la carenza, l'abbandono, il vuoto e il vostro modo di diciamo difendervi, ho come questa sensazione. Qui è un po' come se vi dicessero di rientrare in contatto col vostro lato emotivo. Definite da dove arriva questo vuoto.
lasciatevi i problemi indietro. La carta dell'eremita quando arriva è perché vi dice che avete tutte le potenzialità per intraprendere questo nuovo viaggio, questo nuovo cammino da soli. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Asso di pentacoli. Ma siamo lì, è lì che sta per partire qualcosa, dovete solo capire come, riconnettendovi alle vostre emozioni. Allora, vi dirò una cosa, le letture per i single sono già online e potete integrarle con questa, però con la carta dell'eremita ho come la sensazione che qualcuno abbia bisogno di isolarsi, di prendersi un tempo, di distanziarsi dall'altra persona per riflettere, per capire dove le cose sono ferme, dove si vuole mettere un seme, dove si vuole radicare. Vi dico, terminiamo poi con un 7 di coppe, quindi un po' come se si aprissero una serie di, non realtà, una serie di prospettive. Andiamo a vederlo. 5 di bastoni. E 6 di bastoni, wow! Allora sì, potrebbero, perché di solito il 7 di coppe è la carta delle illusioni, ragazzi, o perlomeno io la sento così. Però abbiamo anche un 6 di bastoni, quindi non è proprio tutte illusioni, ma potrebbero essere veramente le possibilità che vi si aprono una volta che, diciamo, effettuerete questa presa di consapevolezza del vostro mondo interno, sia di come pensate, sia del vuoto che sentite, sia di quello che proiettate, sia di quello che dovete tagliare. Vi dirò, qui ho come la sensazione che ci sia un inizio e una fine molto rapidi, tipo un prendi e molla, per capirci, che può essere di due persone o di una situazione, cioè una situazione che inizia magari all'interno di una relazione, all'interno di una coppia e subito finisce, cioè un progetto, magari non lo so, ma sì dai andiamo ad abitare insieme, vi faccio un esempio così a caso, visto che comunque qui si parlava un po' di casa, e dopo neanche una settimana, ipotesi, si dice no guarda, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo, è troppo presto, è meglio non correre. La fretta, che è un po' il movimento energetico di cui ci parla il Cavaliere di Spade, si dice che non sia mai una buona consigliera, no? Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo. Allora, guardate, ve lo metto qua vicino al Cavaliere di Spade perché mi dà proprio questa sensazione. Allora, qui parla di qualcuno che scappa in una relazione di codipendenza, come se ci fosse una sorta di paura all'intimità, non tanto all'intimità sessuale, ma è più una paura all'intimità emotiva. E poi parla anche di ego, di ascoltare il proprio ego. Allora, qui dice che è tempo per stare con gli amici, è tempo di muovervi e parla di una persona che è felicemente single, quindi qui è un po' come il pulire questo bisogno di qualcuno, questa sensazione di vuoto, intendo, e parla poi anche di divertimento e di vivere il momento, giorno dopo giorno. Vi dico, qui in realtà voi non vedete, non vedrete movimenti in questa situazione, in questa relazione, ma in realtà poi ci sono. Vi dico, voi non lo vedete perché siete così. Siete come questo 8 di spade lì, che vi piangete addosso, che pensate che sia tutto nero, che non vedete vie d'uscita, che non... È come se proiettaste la realtà che avete adesso come se fosse così per sempre. Invece poi comunque le cose cambiano. Iniziate a vedere un altro tipo di realtà, iniziate a visualizzare, a fare i lavori con la legge d'attrazione, pensando al tipo di realtà che voi volete nella vostra vita.
Ok, comunque parla anche di divertimento. Poi abbiamo, wow, ricevere quello di cui hai bisogno, progressione, arrivi o movimenti e problemi o preoccupazioni che si chiudono. E poi abbiamo anche cambi improvvisi, wow, notizie scioccanti, dice, sorprese, epifanie, quindi guardate, qui avete un 6 di bastoni, Ehm, up, evil, non so che cosa voglia dire. E trasformazione, 6 di bastoni, successo, la gloria, la vittoria, l'incoronazione del guerriero. È come se ci fosse un momento di luce, grazie anche a questa fase dell'eremita, ragazzi. Andiamo a vedere ancora una di queste carte che sono come dei mantra da ripetervi durante la giornata per aumentare, rinforzare, lavorare l'amor proprio. Healing. Carta 17, ragazzi, è il numero della carta della stella. E il mantra potrebbe essere sto guarendo da dentro o sto guarendo il mio interno. E difatti vedete che c'è la figura in un mare di stelle. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete sempre scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!